Volendo fare il viaggio da Skagway a Glacier Bay via aria ci vorrebbe meno di un'ora. Con la nave c'è da fare tutto un giro, ma in meno di 12 ore si arriva a destinazione. E poi si soffre fino a College Fjord. Signori, si entra nelle terre del freddo. E ci sono gli animaletti pucciosi, quindi restate con noi. Il programma della crociera c'erano questi 2 giorni di scenic cruising. E onestamente non sapevamo cosa aspettarci, dato che stiamo comunque parlando di una nave da crociera. Ma devo dire che la forma della Coral Princess ha giocato a suo favore. La nave è riuscita ad entrare tranquillamente nelle baie e siamo riusciti a godere di bellissimi panorami. Quindi abbiamo avuto una serie di visioni d'insieme. La nave si avvicinava al ghiacciaio di turno, girava a sinistra, girava a destra e andava via. Quindi bastava scegliere uno qualsiasi dei ponti scoperti e via di foto, video o semplicemente di meraviglia. Mentre l'ultimo giorno a Whittier abbiamo scelto un'escursione con il catamarano per andare molto più vicini. I ghiacciai sono qualcosa che visto in TV o in generale nelle immagini fa effetto, ma relativamente. Trovarseli davanti è decisamente diverso. Si è di fronte a qualcosa di immenso e che ci fa capire davvero come funziona il nostro pianeta. Quando poi ci spiegano quanto si ritirano nel tempo, ci rendiamo conto che forse è il caso di cambiare qualcosina nel modo in cui si comporta l'essere umano. La cosa che tutti volevano vedere era il crollo dei pezzi di ghiaccio, che poi genera il cosiddetto ice thunder, ovvero tuono di ghiaccio. E vi assicuro che è una bella botta, e sulla nave pubblicizzavano molto questo evento. Purtroppo dalla nave se n'è visto solo uno e ce lo siamo anche perso, mentre come potete vedere dalle immagini, durante la gita con il catamarano ce ne sono stati ben 2. Oh, oh, oh. Apro una parentesi, lo so, apro sempre una parentesi, ma non posso farci niente. Da Glacier Bay a College Fjord il viaggio è lungo e noi abbiamo trovato mare grosso. Vi posso assicurare che stare all'11° piano di una nave che balla non è per niente piacevole. Io e la mia ragazza siamo stati stesi a letto dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 del giorno dopo. È stato devastante. Anche alzarsi per andare in bagno era un'esperienza mistica se non si è abituati, ed io non lo sono. Si arriva quasi a delirare a pensare che la nave possa ribaltarsi da un momento all'altro, cosa praticamente impossibile, ma tant'è. Comunque poi la situazione si è calmata e abbiamo potuto continuare la crociera tranquillamente. Diciamo che senza la gita in catamarano l'esperienza non sarebbe stata completa, quindi siamo sbarcati a Whittier, ultima tappa, abbiamo lasciato i bagagli agli addetti che poi li avrebbero portati in aeroporto e siamo partiti per quest'ultima escursione. Siamo tornati esattamente dove eravamo stati nei 2 giorni precedenti, quindi nel Glacier Bay Park. Ma il mare era calmo, il tempo era perfetto e con il catamarano il mare praticamente non si sente. Circa 5 ore in giro per il parco, con 2 tappe vicinissime ai ghiacciai, durante le quali abbiamo visto i crolli di cui vi parlavo prima. Abbiamo anche potuto vedere più da vicino diversi gruppi di lontre che prendevano il sole, gruppetti di leoni marini in comizio e piccoli gruppetti di foche sul ghiaccio. Tutta l'escursione è stata seguita e commentata in tempo reale da una ranger del parco che, microfono alla mano, ci ha raccontato tutta la storia del parco e ci spiegava per filo e per segno tutto quello che avevamo intorno. Vi lascio alle immagini, forse è meglio. All right, we'll let the adventure continue and welcome to Surprise. For 20 minutes. Then we'll come on down to the main deck, do the same thing, work our way front to back, zigzagging through the middle. So for those of you on the main deck, you have roughly 15 to 20 minutes to go outside. Even on a rainy day, by the end of the trip, everybody wants my job. So you can bet on a sunny day, oh my goodness. So welcome, anybody from Alaska is so ready to have some sunshine. We were like, what is that? Is it possible? Dopo Juno, questa è stata la seconda esperienza più bella di tutto il viaggio. Posso definirmi decisamente arricchito. Come sempre vi invito a commentare qui sotto, a consultare i link in descrizione e a lasciare un bel mi piace. Vi lascio all'ultimo video con le considerazioni finali sul viaggio qui. Dai che è finita, tra poco si mangia, su. O si dorme o...